L'asteroide non lasciò il punto di Lagrange con un gesto visibile. Era già troppo vicino al limite della regione. Largo lo colpì con una velocità e un angolo tali da non essere respinta. Il modulo posteriore restò incastrato nella cicatrice, con una parte dei propulsori, del reattore e di un radiatore ancora in grado di funzionare. I propulsori chimici si accesero per pochi secondi. Quelli elettrici proseguirono a bassa potenza finché il radiatore deformato non cedette al calore. 9 giorni dopo, una frattura aprì una vena di gas e polvere. Ciascun impulso era minimo. Insieme bastarono a spostare una pietra di miliardi di tonnellate sul ramo sbagliato della sua orbita. Giove l'avrebbe raggiunta 24 anni più tardi. Il passaggio sul lato avanzato del pianeta le avrebbe sottratto energia, piegandola verso il sistema interno. 2 anni e 8 mesi dopo, Marte sarebbe stato nel punto giusto. La probabilità di colpire la colonia era alta. Nel migliore dei casi, l'asteroide avrebbe mancato il bersaglio diretto, un cratere lontano, un sisma attraverso il pianeta, polvere abbastanza fitta da togliere luce ai pannelli per mesi. Ingenti danni, vittime. Una colonia ancora in piedi, ma più difficile da mantenere viva. Si poteva chiamare tutto questo una sequenza di guasti. L'asteroide nel punto giusto, l'urto con l'angolo giusto, il relitto rimasto dentro la roccia, il reattore, il radiatore, le accensioni. Giove, Marte, 27 anni. Erano troppe coincidenze per non intravedere la mano di qualcuno. Qualcuno con la pazienza di muovere le sue pedine sulla scacchiera e aspettare che il tempo facesse il resto. Nadir si risvegliò con il volto rivolto a un soffitto che gli sembrava troppo vicino. Un bracciale medico gli stringeva il polso. L'aria sapeva di disinfettante e plastica calda. Provò a sollevare una mano. A bordo del largo, quel gesto avrebbe richiesto un appiglio. Lì, il braccio ricadde sul lettino con un peso estraneo. Non era terra, era abbastanza. 6 decimi, disse una voce da dietro il divisorio. Non forzare il diaframma. 2 guardie in uniforme verde scuro entrarono quando riuscì a mettere i piedi sul pavimento. Non gli legarono le mani. Una gli indicò la porta, l'altra gli lasciò sempre un passo di spazio davanti. Nel corridoio le pareti restavano dritte. Pavimento e soffitto si curvavano appena l'uno verso l'altro, abbastanza da dirgli che la gravità veniva da una ruota, non da un miracolo. Non c'erano insegne, né finestre da cui capire dove fosse. «Dove siamo?» chiese. Nessuna delle 2 guardie rispose. La stanza d'interrogatorio non aveva nulla della caricatura di una prigione. 2 sedute fissate al pavimento, un tavolo basso, una parete neutra per le proiezioni. La luce bianca cadeva senza cercare il suo volto. Gli inserti rossi, sottili e bassi, segnavano le uscite e la procedura. La donna dall'altra parte del tavolo portava una divisa nera, senza medaglie. Il rosso compariva ai polsi e al colletto con la sobrietà di chi non ha bisogno di mostrarsi armato per essere ascoltato. Si presentò come Varda Kell. La voce che aggiunse il proprio nome arrivò invece dall'alto, pulita da ogni respiro. Suiren, disse. Era il nome che aveva scelto. Varda lasciò che Nadir confermasse le proprie generalità e che il silenzio facesse il suo lavoro. Poi gli chiese dove fosse Eren Kael. Nadir conosceva il volto del pilota, come lo conoscevano tutti. Ilan Rook nelle trasmissioni delle cadute, i capelli chiari dietro la visiera, il sorriso breve prima dell'accelerazione. Non conosceva l'uomo, lo disse. Suiren proiettò un filmato certificato. Un corridoio terrestre, una fila di persone davanti a un trasporto. Per meno di 3 secondi, Eren Kael
attraversava il quadro e saliva a bordo. Il marcatore temporale coincideva con il minuto coordinato in cui la sua capsula si era spezzata. Il file era giunto alla stazione 4 mesi dopo, lungo relè che non avevano nulla di miracoloso. Nadir non aveva bisogno di altro. Kael era vivo. Non era nella capsula. Nei rottami non avevano trovato una sola traccia biologica che potesse contraddirlo. «Questo ci obbliga a domandarci cosa collega tutti voi», disse Varda. La proiezione cambiò. L'interno del largo tremava in una registrazione spezzata. Un marinaio tentava di aprire una paratia. Un robot gli fermava il polso senza fargli male. Il resto era diventato quadrati grigi. Varda ricostruì gli 8 minuti che separavano Cassandra dall'inizio del disastro. Chiese della frase, dei terminali, di eventuali trasmissioni, dell'innesto di Nadir. Gli chiese se avesse percepito un comando che non ricordava, un pensiero estraneo, un punto in cui la propria volontà gli fosse sembrata spostata di lato. Nadir rispose a ogni domanda. Cassandra non aveva toccato un terminale. Nessuno lo aveva costretto ad avvicinarsi. Aveva sentito la frase insieme agli altri. Non aveva perso tempo, memoria o coscienza. «Allora non sapete ancora che cosa cercate?» disse alla fine. «Sappiamo cosa ha lasciato», rispose Suiren. «Cerchiamo il vettore e il modo in cui agisce». La colonna di fascicoli apparve senza titoli. Kael. Una serra idroponica della stazione commerciale della compagnia nella fascia, depressurizzata, senza un cedimento che la spiegasse. Un impianto industriale marziano, esploso mentre i registri annunciavano un arresto ordinario. Un mercantile terrestre nel quale l'equipaggio aveva aperto le proprie paratie. Nessun superstite. Le cause apparenti non coincidevano. La firma sì. Nadir comprese allora che Largo non era il primo caso e che le domande non servivano soltanto a capire Cassandra. Erano domande poste a chiunque fosse rimasto in piedi dopo aver visto qualcosa che aveva svuotato gli altri. 5 rapporti, disse Varda. Nessun sopravvissuto cosciente prima di lui. Non era un complimento. Era il motivo per cui lo consideravano un testimone e un sospetto nella stessa persona. Suiren sovrappose la frase attribuita a Savelor a quella registrata da Cassandra. Fra le due ruotava il diagramma di fase. 17 punti, quasi un cerchio, ma non abbastanza da esserlo. Gli archivi comuni conservavano parole e figura senza subire effetti. Le repliche in ambienti isolati non avevano attivato nulla. Non era il vettore. Era una firma. Varda gli domandò perché proprio 17. Nadir non aveva una teoria. Era un numero primo, disse. 2 più 3 più 5 più 7. Tutto qui. La firma non nominava un autore e non spiegava come fosse entrata nei sistemi, nei corpi o nelle decisioni degli equipaggi. Diceva soltanto che gli eventi meritavano di essere messi uno accanto all'altro. Era già abbastanza pericoloso. Le trasmissioni di Nadir avevano fatto proprio questo. Il segnale di soccorso, i log biologici di Cassandra e la soluzione orbitale dell'impatto erano passati a relè civili, centrali di traffico, archivi dell'interno. Persone senza autorizzazione stavano confrontando dati che le amministrazioni avevano tenuto separati. «Avevo 3 giorni d'aria», disse Nadir. Varda non gli rimproverò il messaggio. Gli chiese se avesse capito il panico che avrebbe prodotto. Nadir le rispose che una nave militare aveva colpito un asteroide dopo che il suo equipaggio aveva cominciato a distruggersi dall'interno. Il panico non era nel messaggio. Per la prima volta Varda sembrò stanca. Gli chiese dell'ultimo ordine di Serrat,
prima dell'accensione. Nadir non ebbe il tempo di rispondere. Il primo colpo contro la stazione non assomigliò a un allarme. Arrivò dal pavimento, attraverso le suole, e fece vibrare l'acqua nel bicchiere fissato accanto al tavolo. Il secondo spense per un istante la parete di proiezione. Solo allora le 3 note basse riempirono la stanza e gli inserti rossi cambiarono frequenza. Suiren fermò la registrazione. Barda era già in piedi. Dietro la porta, Niad Lamini gridò un ordine che il rumore coprì. Arjun Mehta trascinò la paratia verso la chiusura. La voce della comandante della stazione entrò nell'interfono, nitida sopra l'allarme. Assalto al modulo di servizio. Priorità al testimone Nadir Vos. Portatelo alla Persefone. Trasferimento immediato su Marte. Mettetelo in salvo.